9 ottobre 1963. Una tragedia senza precedenti colpì l'Italia settentrionale. Un mega tsunami devastò la valle del fiume Vajont, spazzando via interi villaggi e lasciando dietro di sé una scia di distruzione mai vista in tempo di pace. Fu uno dei disastri più catastrofici della nostra storia, un evento che segnò profondamente il destino di chi si trovava in quella valle. Come sempre, la visione è consigliata a discrezione del pubblico. La diga del Vajont, una delle più alte al mondo, sembrava inevitabilmente destinata a crollare. Eppure, nonostante l'incredibile distruzione che colpì le zone a valle, la diga rimase quasi completamente intatta. La sua costruzione era stata concepita per la prima volta negli anni '20. Con l'industrializzazione dell'Italia, la domanda di energia elettrica era in continua crescita. La costruzione di una diga idroelettrica sembrava la soluzione ideale per soddisfare questa necessità. Tuttavia, il progetto incontrò numerosi ritardi, tra cui quelli causati dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Con la fine della guerra in Europa nel 1945, il progetto della diga fu ripreso e iniziarono i lavori concreti per la sua realizzazione. Il primo passo fu esaminare attentamente il sito prescelto, una sezione stretta e ripida della valle del fiume Vajont, situata vicino alla base del Monte Toc. Queste indagini furono condotte dalla Società Adriatica di Elettricità, SADE, una compagnia sostenuta dal governo, incaricata della costruzione della diga. L'analisi geologica dell'area concluse che il terreno era sufficientemente stabile per consentire l'opera. I lavori presero il via nel 1957, ma non senza difficoltà. Durante la costruzione delle nuove strade che conducevano alla diga, gli operai furono spesso ostacolati da imprevisti movimenti del terreno. A quel punto vennero chiamati esperti indipendenti per effettuare ulteriori valutazioni. Gli esperti avvertirono che l'intero versante della montagna era instabile, una preoccupazione che si rivelò fondata nel 1959, quando una frana nei pressi della vicina diga di Ponte 6 generò un'enorme onda che superò la diga stessa, sommerse una centrale elettrica e causò la morte di un operaio. Inoltre, la storia delle frane nella zona era ben nota ai residenti locali, che da tempo vivevano con la consapevolezza della pericolosità del territorio. Alcuni abitanti del posto si riferivano persino al Monte Toc come alla montagna che cammina, a causa della frequenza con cui il terreno si spostava. La SADE, tuttavia, si mostrava riluttante ad abbandonare o ridimensionare il progetto, considerato un'opera prestigiosa di ingegneria civile. I loro studi contraddicevano le valutazioni degli esperti indipendenti, sostenendo che la diga sarebbe stata sicura, a condizione di una gestione attenta. I giornalisti che osarono collegare le frane e i movimenti del terreno della zona alla sicurezza della diga del Vajont furono talvolta citati in giudizio dal governo e presto messi a tacere. Entro il 4 novembre 1960 la costruzione era quasi terminata e la SADE aveva avviato il riempimento del bacino dietro la diga. Con l'aumentare del livello dell'acqua, una frana significativa si verificò. Un'enorme quantità di roccia e terra precipitò nel lago in formazione. L'onda generata non superò la diga, ma l'evento fu abbastanza preoccupante da spingere la SADE a condurre ulteriori indagini. L'azienda incaricò i suoi ingegneri di costruire modelli della diga e della valle, per simulare cosa sarebbe potuto accadere in caso di un'altra frana. Utilizzando come riferimento la velocità e le dimensioni della frana del 1960, eseguirono una serie di test, arrivando infine alla conclusione che la diga sarebbe rimasta sicura, purché il livello dell'acqua non superasse un'altezza di 700 metri. Nel 1963, dopo mesi di pioggia incessante, un'altra frana sembrava imminente. Alberi e rocce si sgretolavano lentamente nel lago. Il sindaco del villaggio lacustre di Erto, preoccupato per la situazione, ordinò un'evacuazione parziale. Gli ingegneri della diga, tuttavia, non condividevano le stesse preoccupazioni. Secondo le ricerche condotte dalla SADE, il livello dell'acqua nel bacino era stato abbassato a tal punto da essere certi che nessuna frana avrebbe potuto generare un'onda capace di travolgere la diga. Così sicuri della loro valutazione, alcuni lavoratori si radunarono persino sulla sommità della diga per osservare la frana e l'onda che ne sarebbe seguita. Ma quando il disastro si verificò, alle 22:39, coloro che si trovavano sulla diga furono tra i primi a perdere la vita. Un'enorme massa di terra, equivalente alla superficie di una piccola città, precipitò nel lago in appena 45 secondi, molto più rapidamente di quanto previsto.
Questo provocò un innalzamento improvviso del livello dell'acqua e generò un'onda colossale che si diffuse in tutte le direzioni. L'onda superò la diga con facilità, scendendo lungo la valle del fiume come un muro d'acqua solido, alto quanto un edificio di 70 piani. Le onde che si dispersero sul lago distrussero completamente il villaggio di Erto, evacuato solo in parte. L'onda che discese lungo la valle del fiume Vajont inghiottì fattorie, case e numerosi insediamenti. I villaggi di Longarone, Pirago, Rivalta, Villanova e Faè furono letteralmente cancellati dalla mappa. L'onda travolse tutto sul suo cammino: alberi, rocce, edifici, auto e persone, lasciando dietro di sé solo una distesa piatta di fango. Entrando nella stretta valle, l'onda spinse davanti a sé un muro d'aria che si abbatté su tutto ciò che incontrava con la forza devastante di un uragano. Le finestre esplosero, le persone furono scaraventate a terra, le auto sollevate e scagliate lontano, mentre le case venivano ridotte in macerie. Pochi secondi dopo questa tempesta distruttiva arrivò l'onda vera e propria, una massa ribollente di acqua e detriti, letale per chiunque vi rimanesse intrappolato. Tra i sopravvissuti al disastro, Michela Colletti, allora una bambina, ha raccontato la sua esperienza. Ho sentito quello che pensavo fosse un tuono. Era incredibilmente rumoroso. Mia nonna è entrata nella mia stanza dicendo che avrebbe chiuso tutte le persiane perché stava arrivando un temporale. Proprio in quel momento si sono spente tutte le luci e ho sentito un suono impossibile da descrivere. La cosa più simile che abbia mai sentito è il rumore delle saracinesche metalliche dei negozi che si abbassano e si chiudono di colpo. Ma questo era 1.000.000, 1.000.000.000 di volte peggio. Ho sentito il mio letto crollare, come se si aprisse un buco sotto di me, e poi una forza irresistibile che mi trascinava via. Non potevo fare niente. Non avevo idea di cosa stesse succedendo. Quando mi hanno tirato fuori, ho sentito uno scoppio, come quando si apre una bottiglia. Qualcuno ha detto: «Abbiamo trovato un'altra vecchia». Avevo solo 12 anni, ma ero così coperta di fango e completamente nera che dovevo sembrare una vecchia. Michela fu tra i pochi fortunati a sopravvivere. Nella maggior parte delle città colpite dall'alluvione, circa l'80% dei residenti perse la vita nei primi 15 minuti del disastro. Con i corpi sepolti dai detriti o trascinati a chilometri di distanza dal fiume, è difficile stabilire un bilancio esatto delle vittime. Tuttavia, secondo le stime più accreditate, il disastro causò la morte di almeno 2.000 persone. L'esercito italiano fu inviato per tentare operazioni di salvataggio, ma in molti casi l'unica cosa possibile fu recuperare i corpi delle vittime e dar loro sepoltura. In seguito alla tragedia, il governo sostenne che l'alluvione fosse un disastro naturale inevitabile, causato da mesi di pioggia incessante e da una frana, eventi naturali che non potevano essere evitati. Il fatto che la diga fosse stata costruita in una posizione così pericolosa fu appena riconosciuto. Classificare l'alluvione come un disastro naturale permise al governo di ridurre gli importi dei risarcimenti per molti sopravvissuti o addirittura di negare le richieste in alcuni casi. Per offrire un alloggio ai superstiti fu costruito il villaggio di Vajont, ma alcuni decisero comunque di tornare nei luoghi dove un tempo sorgevano le loro case, nonostante la devastazione. Il governo, pur scoraggiando il ritorno dei residenti, lo permise, concentrandosi invece sull'industrializzazione dell'area nel tentativo di favorire una ripresa economica. Per diversi anni, il disastro del Vajont fu considerato un incidente deplorevole nella ricerca del progresso, il risultato di un fenomeno naturale incontrollabile. Solo con il passare del tempo emerse chiaramente il ruolo del governo e di coloro che avevano lavorato al progetto della diga. Oggi, la diga del Vajont è vista come un esempio emblematico di grave errore di giudizio, un'opera portata avanti nonostante i numerosi segnali di pericolo. La struttura rimane al suo posto. Sebbene la parte superiore sia stata danneggiata dall'onda, la diga è rimasta per lo più intatta. Riparata in seguito, non è mai più stata utilizzata per la produzione di energia idroelettrica. Oggi è una meta turistica e un memoriale, uno dei simboli più alti, letteralmente e metaforicamente, della tragedia. Ancora tra le dighe più imponenti al mondo, non trattiene più l'acqua, ma serve come monito perpetuo di uno dei disastri più distruttivi e inutili della storia italiana. Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi
Escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.